benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Eleonora e oggi, insieme a questo look senza senso, ma i miei capelli non vogliono proprio capellare, parleremo di libri. Mi riprometto tutte le volte di riprendere la rubrica libri una volta al mese, ci riproviamo anche questa volta e lo facciamo con 4 libri di una categoria che a me piace un sacco, ovvero i thriller psicologici e inquietanti con qualche tratto sovrannaturale. Libri del giorno, del mese, dell'anno, della vita sono Fobia, o Fobia, però credo, visto che è scritto col PH, direi Fobia di Wolf Dorn. Poi La casa sull'albero di Vera Buck, però io devo dire che in questo caso è Book. La pazienza del diavolo di Maxime Chatham e Teddy di Jason Rekulak. Questi thriller hanno in comune tutti il fatto di essere dei libri con una situazione piuttosto inquietante, con un livello di inquietanza variabile che si sviluppa in una serie di, diciamo, vicende che interessanti. Allora, dirò una frase per tutti questi libri, ve l'anticipo ma me la sentirete dire altre 500 volte, cioè che tutti hanno avuto un finale che non mi ha soddisfatto appieno, alcuni di più, alcuni di meno, ma vediamo libro per libro questa cosa qua. Iniziamo con il primo libro, Fobia di Wolf Dorn. Mi verrebbe da dire Fobia perché non hanno tradotto con Fobia, cioè il titolo. Praticamente che cosa succede? Succede che la nostra cara protagonista di nome Sara è a farsi gli affaracci suoi a casa sua con il figlio e il marito è via per lavoro. A un certo punto è sera, sente che la porta si apre e quindi dà per scontato che suo marito Steven sia tornato dal viaggio di lavoro. Scende e trova quest'uomo vestito come se fosse Steven, che parla come se fosse Steven, ma che non è Steven, che finge di essere Steven. Ora, lei riconosce subito che non è lui, perché è molto più alto e molto più magro, ma soprattutto quest'uomo è super mega inquietante perché è pieno di cicatrici e dice di essere Steven, la saluta come se fosse sua moglie, parla del chiede del figlio e ovviamente Sara fa quello che faremo tutti noi in questa situazione, si caga un pochettino addosso, con un po' di strategia riesce a scappare insieme al bambino e da quel momento comincia tutta la vicenda. Difatti lei ovviamente va dalla polizia. La polizia non se ne preoccupano più di tanto perché il marito è sparito, nel senso che non si sa più niente, non risponde al telefono e quindi è un po' la questione è un po' inquietante, però il fatto è che essendo un uomo adulto se ne preoccupano meno della sua sparizione, no? E quindi Sara si ritrova con il marito che non si sa dove sia, questo strano tizio molto inquietante che si è introdotto a casa sua e che continua a lasciare degli indizi in una sorta, diciamo, di non situazione del gatto al topo, però comunque piuttosto inquietante, anche perché lei non ha la più pallida idea di chi sia quel tizio e che cosa voglia, e quindi che cosa fa? Chiede aiuto a un suo amico d'infanzia che è diventato uno psicologo, psichiatra, non mi ricordo più, Mark Berend, il quale decide di dargli una mano. Pure lui ha i suoi problemi perché la sua moglie, credo un tot di tempo prima, un anno, qualcosa del genere, è stata tirata sotto da una macchina e lui non è sicuro che sia stato un incidente perché nel momento in cui la poveraccia veniva stirata ha sentito che gli dicevano qualcosa. Quindi anche lui, cioè non è che Eva con carne vale di Rio. Allora, la vicenda, il libro mi è piaciuto perché ti inquieta di brutto, anche perché la prima scena dove questa scende si trova il finto marito, l'ho letta a luna di notte e devo dire che mi ha messo abbastanza ansia. Ho letto svariati libri di questo autore ed è bravo secondo me a creare degli intrecci che mettono ansia, perché comunque ce la mettono. Lo svolgimento è interessante, cioè tu vuoi capire che cosa succede, chi è, perché, soprattutto chi è sto tizio che vuole e anche vuoi capire, magari ti incuriosirebbe approfondire anche la figura dello psicologo barra psichiatra, perché nessuno che ricordo proprio quale delle due categorie sia, diciamo, del terapeuta. Però allo stesso tempo mi è piaciuto sì, però in questo caso il finale non mi ha soddisfatto appieno, nel senso che sì, ci sta la spiegazione del perché succede queste cose, del perché questo personaggio faccia questa cosa, del chi è questo personaggio, tuttavia non lo so, non mi ha soddisfatto appieno, però è originale, è sicuramente originale, i libri di questo autore mi piacciono, ripeto, questo è il quarto o il quinto che leggo, quindi vuol dire, forse anche il sesto, vabbè, vuol dire che li ho recensiti comunque praticamente tutti quelli che ho letto, vuol dire che mi piace e mi sento di consigliarlo, sì.
Il secondo libro è La casa sull'albero di Vera Book. Ripeto, mi sento di dire Book perché non sono sicura che sia inglese lei. Potrebbe essere, non ho approfondito, però potrebbe essere tedesca, perché il libro, comunque i protagonisti del libro sono tedeschi che si trasferiscono in Svezia e sono Eric, che fa lo scrittore di Favole per bambini, la moglie Nora e il figlio Finn. Cosa succede? Succede che per una serie di vicissitudini personali decidono di andare a vivere nella casa al limitare della foresta in Svezia dove Henrik è cresciuto. La casa è molto bella, lui ha un sacco di ricordi di infanzia e via dicendo. Anche Nora è contenta di andarsene da casa sua in Germania perché aveva uno stalker e sembra andare tutto bene, sembra che tutti felici e contenti, che bello, un posto idilliaco della natura, ci riconnettiamo col nostro io, evviva, finché non succede una cosa brutta, anzi ne succedono due prima una e poi l'altra. Dapprima vengono trovati dei resti umani di un bambino sepolti nella foresta e poi il povero Finn, il loro figlio eletto, sparisce. Quindi bene, ma non benissimo. In tutto ciò, anche Eric, essendo in un ambiente dove lui è cresciuto, inizia ad avere una serie di ricordi. Infatti, i suoi genitori lo consideravano pazzo e visionario quando era bambino, perché lui diceva di aver visto una serie di cose, di aver avuto una serie di questioni, e lui è tra l'altro molto più legato alla figura del nonno, figura importante, piuttosto che alla figura del padre. Fatto sta che c'è questo povero bambino che sparisce, ovviamente i genitori vanno in super mega paranoia perché comunque non lo riescono a ritrovare, c'è una foresta, quindi potrebbe essere successo anche qualcosa magari mentre stava passeggiando nella foresta, e la scoperta dei resti umani non è molto rassicurante e quindi cominciano una serie di indagini. Allora, nel libro si seguono una serie di storie parallele, ovvero la storia nel presente, quindi tutta la vicenda di Eric, di Nora e di Finn. Poi c'è la vicenda personale di Nora, che anche quella ha una rilevanza nel libro, e poi si seguono altre due vicende. Una vicenda nel passato riguardante questa bambina che era stata rapita ed era stata poi tenuta in questa casa sull'albero, che poi viene ritrovata a casa sull'albero da Eric. E poi anche la vicenda di Rosa Lundqvist, che è una botanica forense, la quale viene assunta per cercare di fare delle indagini sulla scoperta di questi resti umani. E anche il suo ruolo, e soprattutto il ruolo di alcuni personaggi con cui interagirà, hanno una determinata importanza. Allora, il libro ti incuriosisce, nel senso che comunque tu vuoi capire che cosa sta succedendo, ti aspetti che c'entrino dei personaggi, poi ne c'entrano altri, non ti aspetti che ci siano questi collegamenti, perché comunque non mi aspettavo che ci fossero una serie di collegamenti che poi ci sono tra il passato e il presente, tra alcuni personaggi di cui ovviamente non vi dirò il nome. Il finale l'ho trovato un po' confuso, nel senso che non ho ben capito, cioè non è che non ho ben capito, però ho dovuto concentrarmi per cercare di trovare una quadra tra alcuni personaggi. Ci stanno le motivazioni dietro quello che succede, ci sta quello che fanno alcuni personaggi, quindi direi che ci sta, sì, mi sento di consigliarlo. So che questa scrittrice ha scritto altri libri e probabilmente li leggerò. Un elemento molto importante della storia è proprio la foresta in sé. Secondo me in letteratura, ma anche nelle serie TV, nei film, l'elemento della foresta è sempre visto come qualcosa di potenzialmente perturbante e come qualcosa che potrebbe inglobarti e non farti uscire più. E secondo me è un'ottima location, per quanto usata e abusata da tantissimi creativi per sviluppare una storia, perché comunque nella foresta può potenzialmente succedere di tutto, soprattutto se sono queste foreste molto rigogliose e selvagge che ci possono essere in Nord Europa. Quindi sì, comunque mi sento di consigliarlo. Il terzo libro è La pazienza del diavolo di Maxime Chattan. Allora, che succede? Chattan. Praticamente una mattina questi due adolescenti si svegliano, invece di fare dei balletti su TikTok decidono che è cosa buona e giusta fare una strage su un treno. Si armano e sparano a tutti quelli che trovano su questo treno e fanno 58 vittime, giusto una cosettina così. Contemporaneamente, cioè più o meno nello stesso momento, cioè nello stesso periodo, la tenente Ludivine Vanquer, che è la protagonista del libro, sta conducendo con i colleghi un'operazione antidroga dove devono bloccare questi camion che dovrebbero trasportare sostanze. Praticamente, mentre fanno tutta
questa azione trovano questa borsa che ha il Corriere, dove invece di esserci, che cosa ne so, la ganja, ci sono pezzi di pelle umana. Così, perché a quanto pare c'è un commercio di pelle umana per una serie di cose, no? Ora, questi due episodi apparentemente separati in realtà hanno un collegamento e da quel momento inizieranno a succedere delle cose molto assurde, perché la gente comincia ad andare completamente fuori di matto, quindi cominciano a moltiplicarsi sempre di più gli episodi dove qualcuno spara, fa attentati, fa stragi, fa aggressioni, come se fossero tutti quanti posseduti da questa sorta di demonio. E poi la questione invece della pelle porterà in questo sottobosco molto inquietante di commercio di pelle umana per una serie di scopi. La tenente inizierà a indagare, inoltrandosi sempre di più nell'ambito del satanismo e del culto del demonio, del culto del diavolo. Difatti, sembrerebbe che tutte queste persone che hanno deciso di compiere queste azioni scellerate abbiano in qualche maniera subito pressioni da parte di Satana. E inoltre ci vengono trovati anche altri cadaveri, i quali sembrano essere stati uccisi in una maniera estremamente inquietante, anche se non si capisce come, perché hanno questo sguardo sconvolto quando sono morti, come se appunto avessero visto il diavolo. E quindi tutto il libro si incentra sull'indagine e su questa, diciamo, nebbia tra il soprannaturale e il reale. E tu fino alla fine non sai se effettivamente è veramente il demonio oppure se è tutto di matrice umana. Allora, il libro mi ha preso e l'ho letto anche abbastanza in fretta perché ero troppo curiosa di sapere chi cavolo ci fosse dietro tutta questa vicenda. Allora, per alcune persone secondo me potrebbe essere considerato un po' disturbante perché c'è molta violenza, anche piuttosto grafica. Si parla appunto di tutta questa parte legata al satanismo che ad alcune persone può disturbare, perché c'è gente che probabilmente trova disturbante anche un episodio della Casa della Prateria, perché comunque ognuno ha la propria sensibilità. A me invece queste cose coinvolgono. E anche abbastanza inquietante in realtà, perché tu ti immagini se una roba del genere dovesse succedere nella nostra realtà, dove praticamente tu non sei al sicuro da nessuna parte perché qualcuno potrebbe impazzire e ucciderti facendo una strage, che uno può dire succede comunque non a questi livelli. E anche in questo caso mi sento soltanto di fare un appunto, ovvero sul finale, ovviamente, perché io l'avevo intuito, avevo già capito chi fosse il colpevole prima che venisse effettivamente smascherato. Che poi sia Satana o non sia Satana, questo lo lascio a voi quando leggerete il libro. Però diciamo che ad un certo punto ho sospettato che potesse esserci dietro questo personaggio. Questo secondo me perché ho letto talmente tanti libri gialli, talmente tanti thriller, che ormai sono abbastanza skillata per quanto riguarda il comprendere quelle che sono le dinamiche, perché secondo me qua c'è un tipo di dinamica abbastanza classica dove tu ogni tot cambi quello che potrebbe essere il colpevole, perché i sospetti vanno sempre verso un personaggio diverso che poi viene scagionato, poi ne arriva un altro, e quindi se però sei abbastanza sgamato riesci a capire quello che potrebbe essere effettivamente colui dietro tutta questa questione. Però non lo sai mica se questo qui è veramente un uomo, se è Satana, se è una donna, se è Bugs Bunny, lo scoprirete. Quindi sì, a me questo libro è piaciuto, credo che il buon Maxim ne abbia scritti degli altri e me li procurerò. L'ultimo libro è Teddy di Jason Rekulak. Allora io credo che tra questi Teddy sia il libro più discusso, perché ho sentito un sacco di recensioni contrastanti su questo testo e anche io ho alcune cose da dire. Allora, il libro si incentra sulle vicende di questo bambino che, come potete immaginare, non si chiama Giampiero, ma si chiama appunto Teddy, il quale ha un'amica immaginaria, come tanti bambini, di nome Ania. I genitori decidono a un certo punto di assumere una babysitter per dargli una mano nella gestione del bambino e della casa, e assumono questa ragazza di nome Mallory, la quale in passato, malgrado sia giovane, ha avuto una serie di problematiche legate all'abuso di sostanze stupefacenti. Ora, loro l'assumono perché comunque fin da subito lei e Teddy
instaurano un bellissimo rapporto, si vogliono bene, vanno d'accordo, giocano insieme, qui come se lei fosse alla fine della fiera una sorella maggiore. È tutto molto bello finché il bambino non comincia a fare dei disegni sempre più inquietanti, che tra l'altro nel libro sono rappresentati da un illustratore, e quindi questi disegni diventano sempre più inquietanti. Lui dice che la sua amica Anya suggerirgli di farli, ovviamente come al solito Melody cerca di parlare con i genitori, ma come sempre in queste vicende i genitori se ne strabattono pensando sì, va bene, la fase, però questi disegni inquietanti continuano. Allora Mallory, insieme a un ragazzo che avrà conosciuto lì in zona, inizia a fare delle indagini per capire che succede, cosa sta succedendo. Ora, non aggiungo nient'altro perché non voglio dire altro perché c'è il rischio di poi spoileri, però anche qua. Qui il libro a me è piaciuto molto fino ad un certo punto, poi dopo un certo punto il libro non mi ha più convinta, cioè non è che non mi abbia più convinta, non mi ha convinto il finale, andando proprio dritti per dritti, nel senso che c'è soprattutto un particolare del finale che non vi posso dire perché sarebbe uno spoiler veramente assurdo, che ho trovato non necessario, che non aggiungeva niente di particolare alla tavola, cioè sì, però boh, e non mi ha convinto del tutto. Nel senso che secondo me si crea un po' di aspettativa, un po' di hype per quello che potrebbe essere, che potrebbe succedere, e a me l'ha un pochettino smorzato sto finale, questo hype che mi si era creato. Però è un parere mio, ovviamente. Questa cosa comunque l'ho sentita già da altre persone perché mi sono anche confrontata con alcuni amici che l'hanno letto, mi hanno detto che gli è piaciuto, ma non li ha convinti il finale. E se qualcuno di voi l'ha letto, mi piacerebbe sapere, in questo caso, di che cosa ne pensate di questa, soprattutto della parte finale. Ovviamente bambini, amici immaginari, disegni sono la cosa più classica per un romanzo thriller, cioè perché thriller a base sovrannaturale, perché comunque questo romanzo sì ha una componente sovrannaturale per davvero, cosa che invece gli altri alla fine della fiera alcuni forse ce l'hanno, altri forse non ce l'hanno, ma a un livello così palese come questo qua, no. Però ecco, diciamo che prendi un bambino, gli fai fare due disegni strani e ci puoi creare 2 miliardi di storie. Però ci sta, ci sta. Allora, dato che questi libri sono finiti, ma questa categoria mi piace molto, ne avevo anche un altro che ho appena finito di leggere da recensire, ve lo metterò in futuro. Vi chiedo se li avete letti innanzitutto e se avete per caso qualche consiglio da darmi per altri libri di questo genere che vi sono particolarmente piaciuti o anche che non vi sono piaciuti ma che magari potrebbero piacere a me. Detto ciò, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi mando un super abbraccio e peace and love.